Ci state chiedendo in tantissimi di lui, un nome che suona, risuona spesso in casa nerazzurra, ma non solo, perché se ne parla un po' ovunque. È un talento argentino che piace a tanti, piace a tutti, ma in questo momento è sotto la guida di Fabregas, che può vantarsi, insomma, di questo, giovane gioiello argentino. Sto parlando ovviamente di Nico Paz. E allora, nelle ultime ore è arrivata una notizia su una possibile offerta dell'Inter per questo giocatore, un'offerta importante, un'offerta molto, diciamo impegnativa anche, e noi come sempre abbiamo cercato di capire se si tratta effettivamente di qualcosa di concreto o solo ed esclusivamente di una suggestione. E allora, amiche e amici nerazzurri, parleremo di questo in questo nuovo contenuto qui su Passione Inter, ma anche di altro, perché siamo nel giorno di antivigilia, di Napoli-Inter, ci sono tante cose da dire che con le 2 squadre che arrivano da 2 momenti ben diversi dopo la parentesi europea, dichiarazioni che hanno fatto chiacchierare e non poco. E allora torna la rubrica che tanto amate delle top, news del momento in questo nuovo contenuto, al quale io vi ricordo prima di partire come sempre, di mettere un like, continuare a sostenerci con l'iscrizione al canale, stiamo volando verso i 100.000 iscritti e soprattutto, per ultimo ma non per importanza, anzi, il club di Passione Inter. Unitevi anche voi al club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo, pronti ecco a parlare di tutti quelli che sono i temi caldi in casa Inter. E allora quale tema più caldo se non appunto questa suggestione, ormai la chiamo così, suggestione Nico Pass. Dicevo, nelle ultime ore è arrivata questa notizia direttamente dalla Doble Amarilla che, appunto ha parlato, del fatto che l'Inter avrebbe presentato un'offerta, formale al Real Madrid da ben 58 milioni di euro per acquisire appunto il centrocampista argentino che sta facendo impazzire tanti e che si sta rendendo protagonista con, il Como. Appunto una cifra importante, 60 milioni circa, un investimento, importante, che però insomma, dovrebbe andare a testimoniare non solo il valore di questo giocatore, ma anche, quanto effettivamente l'Inter potrebbe essere interessata al calciatore che tra l'altro segue da tempo, perché già la scorsa estate insomma, Javier Zanetti aveva intrapreso dei contatti intensi con il padre per provare a portarlo a Milano, poi Pass insomma è rimasto al Como dove sta facendo vedere tanto di quello che può dimostrare, e oggi si riparla appunto di un possibile avvicinamento dell'Inter a questo giocatore. C'è da dire una cosa, perché parliamo di Como, ma in realtà sappiamo bene che il grande ostacolo in tutte quelle che sono le trattative relative a Nico Pass in realtà è il Real Madrid, che ha un diritto di recompra su questo giocatore pari a 9 milioni nel 2026, perché poi si va ad incrementare nel corso degli anni, delle varie stagioni, però nel 2026 è pari appunto a 9 milioni, con appunto il Real Madrid che assume un ruolo centrale ecco, in qualsiasi trattativa per il futuro di questo giocatore. Adesso io voglio andare però alla sostanza, perché come ho detto prima più volte ho specificato che comunque in questo momento è più una suggestione, perché la fonte Doble Amarilla è l'unica fonte dalla quale arriva in questo momento la notizia, e quindi ovviamente non ci sentiamo di sbilanciarci in questo senso, cioè ad oggi sembra più una suggestione che effettivamente come dire, un qualcosa di concreto. Poi sappiamo bene che la dirigenza nerazzurra molto spesso si muove anche sotto banco, però appunto ad oggi sicuramente è una bella suggestione. Ecco, se non deve essere una bella notizia, perlomeno è una bella suggestione, perché Nico Pass è giocatore apprezzabile e apprezzato, non solo apprezzabile, ma apprezzato da tantissimi. Sappiamo che l'Inter in questo momento non ha un giocatore che interpreta naturalmente quel ruolo, o meglio, ci sono tanti giocatori che possono insomma ricoprire il ruolo di trequartista dietro le punte, ma tendenzialmente Chivu in questa prima parte di stagione ha dimostrato che con questi interpreti non se la sente di stravolgere completamente il modulo dell'Inter, lo standard ecco,
3-5-2 per provare a mettere immediatamente un trequartista dietro le punte, piuttosto magari è un'opzione che valuta, a partita in corso, ma che sono certa che con un giocatore come potrebbe essere Nico Pass, in grado di darti più che garanzie in quel ruolo lì, insomma si andrebbe ad aggiungere anche una sorta di, tassello per dare imprevedibilità un po' di più al gioco dell'Inter in questo senso, oltre che ovviamente tantissima qualità sulla tre quarti, che è quella che probabilmente sta cercando anche in questo momento Christian Chivu, andando a testare un po' a partita in corso quell'opzione lì con gli interpreti che ha in questo momento. Ovviamente la cosa che sposta di più su tutti i discorsi relativi a Nico Pass è la cifra, perché parliamo appunto eventualmente di un investimento importante, ma dall'anno scorso se ne parlava che gli introiti della Champions avrebbero portato poi l'Inter ad una tranquillità economica per investire, cosa che è successa in parte, ma è successa in questa sessione estiva di mercato. Anche questo percorso in Champions League, l'attuale percorso dell'Inter in Champions League, sicuramente andrà, ecco, a permettere al club di avere un bel bottino da parte. E di questo ne ha parlato proprio Calcio e Finanza. Vi allego questa immagine nel quale potete leggere quelli che sono i ricavi minimi che l'Inter percepirà dalla partecipazione in Champions League. Ribadisco, ricavi minimi e già parliamo di un totale che si aggira intorno ai 60 milioni. Andiamo un po' a sviscerare quelle che sono le varie voci, perché ovviamente c'è la quota di partecipazione che è più alta rispetto alle stagioni precedenti, che è appunto di 18,62 milioni solo per la partecipazione alla questa prima fase della Champions League. Ora torno anche sulle due voci di quota europea e quota non europea, prima però voglio insomma andare alla voce relativa ai risultati, perché l'Inter in questo momento è reduce da 3 vittorie su 3 in Champions, che le hanno permesso di accumulare un ricavo di 6,3 milioni, perché sappiamo che ogni vittoria vale 2,1 milioni e ogni pareggio 700.000 euro, quindi in questo momento l'Inter ha diciamo, guadagnato il massimo che poteva da queste prime 3 partite. Le due voci che leggete relative alla quota europea e alla quota non europea fanno riferimento ad uno specifico valore, che è un nuovo, come scrive anche Calcio e Finanza, è un nuovo segmento pensato dall'UEFA per accorpare market pool, ossia il valore del mercato dei diritti televisivi, e il ranking storico decennale. Quindi l'Inter a quanto pare incasserà circa 24 milioni dalla quota europea e 9 milioni dalla quota non europea, che si vanno ad aggiungere appunto al bottino di questa Champions. Infine c'è un valore che ovviamente verrà definito poi più avanti, ma Calcio e Finanza qui fa una prospettiva relativa a quello che è il valore minimo, cioè il ricavo minimo dell'Inter nella peggiore delle ipotesi, perché leggiamo appunto di una cifra pari a 275 mila euro, e fa riferimento ovviamente al posizionamento dell'Inter in classifica. L'ultima classificata andrà a guadagnare appunto 275.000 euro circa, e adesso vi spiego il perché, ma in base al posizionamento questa cifra va moltiplicata, quindi mettiamo caso che l'Inter dovesse piazzarsi seconda in classifica, devi moltiplicare quella cifra per 35, perché ovviamente si va al contrario, quindi stiamo parlando comunque di bei soldi. È la stessa dinamica dello scorso anno, lo stesso calcolo dello scorso anno. Perché dicevo circa 275 milioni? Perché anche qui è un valore che cambia in base a quelli che sono proprio i risultati sul campo, perché ovviamente se dovessero esserci nel corso di questa fase di Champions League tanti pareggi, i soldi che non vengono investiti per eventuali vittorie o altro vengono reinvestiti appunto in quella che sarà poi la quota destinata alla posizione in classifica, e quindi si andrebbe ad incrementare, ecco, la cifra minima. Però restando su quelli che sono i valori minimi, l'Inter ad oggi, dice Calcio e Finanza, da questa Champions già insomma andrà a ricavare circa 60 milioni di euro. Ma vedremo appunto quale sarà il percorso dell'Inter in Champions. L'ho già detto, Inter che è partita benissimo con 3 vittorie su 3 sotto la guida di Christian Chivu. La parte difficile sappiamo arriverà
anche diciamo verso la fine di questi appuntamenti, della league phase con avversari molto, molto ostici, però sicuramente come inizio, non è male con un Inter in ripresa dopo le difficoltà di inizio, stagione. E a proposito di difficoltà ci andiamo ad incamminare, verso una sfida complicata, il big match contro il Napoli, in programma appunto sabato al Maradona, con delle sensazioni, ma ditemi voi se siete d'accordo, un po' diciamo così, particolari, perché l'Inter per una volta arriva serena, tanto serena che addirittura Chivu oggi ha dato la giornata di riposo ai ragazzi per poi tornare domani in allenamento e preparare appunto la gara contro il Napoli, mentre dall'altra parte i partenopei arrivano da un clima abbastanza frizzantino, se vogliamo, con le dichiarazioni di Conte che hanno spostato, molto, che hanno fatto un po' discutere, insomma, non solo l'ambiente, Napoli, ma anche ovviamente un po' tutta Italia, perché Conte si è andato a lamentare dei troppi acquisti del Napoli, scelta obbligata, sono stati obbligati a fare troppi acquisti, andare a rinforzare la rosa, ecco, quindi questa mancava un po' all'appello, ci starebbe bene un ma che Carlos dici in questo caso. Ehm, però appunto clima particolare, con l'Inter che arriva da una spinta positiva, il Napoli che invece arriva da un momento un po' così, e la parentesi europea sicuramente ci ha dato anche un po' di indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione, di Christian Chivu contro il Napoli, con le varie scelte appunto del mister in Europa, che poi vanno a delineare quelle che potrebbero essere invece le scelte di sabato. Plausibilmente torneranno Akanji, Acerbi, Di Marco, Barella, Mkhitaryan, insomma dal primo minuto. Sappiamo che peserà tantissimo l'assenza di Marcus Thuram, che non sarà della partita, lo aveva già detto anche Chivu prima della partita contro, l'Union Saint-Gilloise, e allora ci sarà ancora il punto interrogativo su chi sarà, diciamo l'attaccante in coppia con Lautaro Martinez, ma ad oggi c'è una tranquillità tale che secondo me qualsiasi nome, venga fatto, insomma ci fa stare tranquilli, perché sia Bonni che Pio Esposito stanno dimostrando tantissimo, con Pio che tra l'altro ha anche, trovato il suo primo gol in Champions League proprio contro l'Union Saint-Gilloise, e allora in questo senso sicuramente le sensazioni sono positive. Ma quali sono invece le vostre sensazioni, ragazzi? Voglio sapere un po' come vi state avvicinando a questa sfida contro il Napoli, quindi vi aspetto come sempre nei commenti. Fatemi sapere anche di Nico Pass se voi andreste ad investire effettivamente una cifra del genere per questo giocatore, e poi di tutto il resto parleremo ovviamente nell'appuntamento di oggi in live alle 19:30, quindi vi aspetto come sempre qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.